Oggi volevo far tornare a gran voce un format che era da tanto tempo che non si vedeva qui sul mio canale, e cioè lo sketchbook. E devo dire che uno degli ultimi video, che è uscito tipo nell'era giurassica, è andato molto bene, quello in cui sfidavo me stesso a disegnare per 30 giorni consecutivi per, diciamo, testare i miei limiti e cercare di migliorare nel disegno. Sono davvero contento di questo, perché era un video in cui parlavo e chiacchieravo con voi e analizzavo i miei stessi disegni. E Francesca, che cosa fai? Non trovo il mio telefono. Come non trovi il tuo telefono? Francesca ha trovato il suo telefono. Ne siamo tutti quanti contenti. Dicevo, insomma, volevo riproporre questa sfida, però con una caratteristica, cioè in questi 30 giorni avrei disegnato qualcosa che non so disegnare, e cioè i cani, quei maledettissimi animali con quelle pose scomposte e quelle articolazioni impossibili. E quindi questo disegno molto probabilmente si intitolerà Disegno cani per 30 giorni, oppure, non lo so, può darsi che si chiamerà anche Disegno da cani per 30 giorni. Lo vedremo insieme, anzi sarete voi a deciderlo. Quindi apriamo il nostro bellissimo sketchbook e saltiamo tutti i disegni che abbiamo fatto nello scorso video. Quindi, primo giorno. Già da qui potete vedere, già dalla faccia di questo cane potete vedere la mia disperazione. E in questa prima pagina ho cercato di disegnare cani anche senza andare alla ricerca di immagini di riferimento, proprio cercando di scavare nella mia memoria per capire qual era la mia conoscenza basilare approssimativa dei cani. Ora io non sono neanche un tipo da cani, sono un tipo da gatti, quindi non li ho mai neanche guardati con l'occhio interessato. E già guardando immagini come questo, o come questo mostro qui, o anche come questo, non so, questo qualcosa, si può già intuire che io il cane lo conoscevo soltanto così, di nome. Ma già dal secondo giorno si possono vedere i miglioramenti che non ci sono stati. Infatti tra gli appunti ho segnato tante domande come sono gli occhi dei cani? Come sono? Cioè, non ce l'avevo minimamente presente. Oppure la forma del naso dei cani è più o meno questa, però mi sembrava troppo, non so, tipo da maialino. O ancora disegnando e disegnando sono arrivato alla conclusione che i cani hanno una testa molto più stretta. Cioè, nel senso, è più schiacciata, tipo. E così arriviamo al terzo giorno, dove ho cercato più o meno di crearmi una base di partenza, partendo da quella che è la struttura del viso di un umano. Ho detto, magari facendo il cerchio, facendolo diventare un ovale, facendo le linee orizzontali del volto e la linea verticale, insomma più o meno con la stessa struttura con cui disegno un normale personaggio umano, potrei andare a creare il volto di un cane. Questa è la prova che mi sbagliavo. Infatti qua me lo sono anche chiesto, analogia con il viso umano? No. Però nel frattempo, iniziando a vedere un pochino in giro qualche immagine di cani, mi sono segnato un po' di cose, come per esempio queste orecchie che mi piacevano davvero tantissimo, oppure questo naso che aveva una forma molto tridimensionale, quindi me le sono segnate. Il giorno successivo è stato il giorno un po' della rivelazione, non perché questo giorno effettivamente avessi fatto qualche miglioramento. Guardate questo cane. Come cavolo sono disegnati gli occhi dei cani? Mi sono focalizzato proprio su questo. Gli occhi sono tipo distanti tra di loro, l'iride è molto grande. Quando si disegna un cane realistico è molto difficile fare gli occhi perché sembrano occhi da alieno, e quindi ho deciso di fare gli occhi più umanizzati facendo questa specie di bassotto molto stufo, che è venuto carino, e infatti me l'ho anche segnato, carini. Poi però ho fatto questo. Dopo aver fatto questo ho capito che dovevo fare un passo indietro. Ero partito già con l'idea che volevo disegnare cani così a memoria, e invece avevo bisogno di una mano. Infatti qui l'ho anche scritto, ok, questo non è un cane. Non sto disegnando cani. E quindi il quinto giorno decisi di partire dalla struttura. Mi sono detto, non posso continuare così, devo partire dalla base. E quindi ho tentato di riprodurre la struttura di un cane, segnando ovviamente gli errori più comuni, tipo il corpo troppo corto, mi sembrava, oppure vabbè, le zampe troppo lunghe, il corpo troppo corto, o di conseguenza le zampe troppo lunghe, le articolazioni troppo alte. Poi dopo, soltanto dopo mi accorgerò che in realtà non ho la minima idea di come sia fatta la zampa anteriore di un cane. Per ora vabbè, l'ho interiorizzata così, facciamo finta di niente. Oppure segnando altri errori come la schiena troppo arcuata, questo arco qui non è un cane. E il giorno 5 l'ho capito ancora più di prima, devo assolutamente imparare la struttura. Scrivere queste imposizioni mi aiuta anche un po' a interiorizzarle, no? Tipo, devi assolutamente fare questo. Nel momento in cui lo scrivo è come se diventassi consapevole del problema. E così arriviamo al giorno 6. Orribile. Anche qui nel momento in cui me lo scrivo interiorizzo, insomma, che è orribile. Però fare questo disegno orribile
incredibile, mi è stato utile proprio perché ho potuto accorgermi appunto degli errori più comuni, tipo il busto corto, le gambe più lunghe, il collo corto, devo farli più slanciati e meno linee. Un suggerimento che troverete spesso e che accomuna anche questo video a quello che ho fatto in precedenza è la ricerca di più spontaneità nel tratto, meno linee, di conseguenza meno incertezza. Quindi ho detto, senti, invece di fare come in questo caso un'unica pagina con soltanto 2 cani, iniziamo a fare cani piccoli. Tanto devo soltanto vedere il discorso delle proporzioni, quindi un cane piccolo, il sedere troppo alto, bla bla bla, collo troppo lungo, fino a che non sono arrivato a un cane più o meno decente. Dopo aver interiorizzato un pochino questo cane più o meno decente, il giorno 7 ho fatto un piccolo salto di qualità, di cui vado anche un pochino fiero, e cioè questo cane, devo dire, questo cane stilizzato è molto molto carino. Sono contento di come mi è uscito e incarna un po' il suggerimento che mi ero dato prima, cioè quello di meno linee. Però arrivati a questo punto ho iniziato a scontrarmi con un'altra cosa, un'altra consapevolezza. Ho cercato di disegnare il muso di un cane, comunque focalizzandomi sulla faccia. Erano tutti quanti sì, vabbè dai, più o meno carini, no? Ma arrivati a questo punto mi accorgo di un altro grande fatto, e cioè di quanta incertezza ho nel disegnare questi cani, anche se sono stilizzati, anzi soprattutto perché sono stilizzati, proprio perché nella mia mente non avevo ben presente la figura di un cane reale da stilizzare, e quindi il giorno 8 ho deciso di fare un ulteriore passo indietro. Se voglio disegnare dei cani stilosi, prima devo partire dai cani realistici, e quindi studio sui cani realistici, collezionando reference fotografiche in giro e quindi stilizzando partendo da quelle. Questo cane mi piace tantissimo, è molto 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 carino. Anche questo qua ha il suo fascino. Questo non lo so perché l'occhio così umano, non so, ancora sugli occhi non avevo bene in mente come farli. Poi c'è questo cane arrabbiatissimo e quest'altro cane che fa la pupù. Già, perché? Perché ho messo la pupù? Perché questo cane era venuto troppo bene. Nel senso, qualcuno magari avrebbe rischiato addirittura di farmi dei complimenti. No, meglio rovinarlo con un elemento che non c'entra niente. E quindi, vedendo che stavo iniziando a prendere dimestichezza e confidenza con le figure dei cani, ho deciso che dopo aver fatto 3-4 passi indietro, forse era giunto il momento di fare un passo in avanti. Il 9° giorno mi sono imposto di fare delle pose più dinamiche, perché per 8 giorni avevo continuato a immaginare il cane statico, seduto, in piedi, di profilo, in maniera molto molto standard, ma non mi ero ancora posto la sfida di disegnare dei cani in movimento. Quindi questo piccolo cane spapranzato, un cane seduto, un cane mentre sta, non so, correndo, zombettando, trotterellando, non so bene che cosa stia facendo, o mentre sta saltando. Ed è proprio mentre disegnavo questo cane che mi sono accorto di alcune insicurezze, e cioè insicurezze nel disegnare la bocca e le zampe, che richiedevano quindi più studio. Ed è proprio questa secondo me la cosa bella dello sketchbook, la possibilità di poter sperimentare senza la paura, insomma, che qualcun altro possa vedere e giudicare i nostri disegni, tranne se avete un canale su YouTube dedicato proprio a questo, e quasi 700.000 persone che stanno lì proprio con gli occhi puntati su ogni cosa che fai. Ma a parte questo, disegnare in libertà ti mette proprio nella condizione di scrutare, andare a fondo su quelle che sono le nostre insicurezze e lavorarci sopra. E così arriviamo al giorno 10, dove ho fatto uno studio soltanto su questi aspetti, sulle zampe dei cani e sulle bocche. Ed è qui che mi sono accorto di una cosa che magari per molti di voi, sicuramente per molti di voi sarà scontata, ma per me è stata proprio una cosa tipo: ma i cani hanno 4 dita? 1, 2, 3, 4? Dov'è il quinto? E soltanto dopo aver studiato le zampe mi sono reso conto che effettivamente i cani hanno il quinto dito qua, qui, che gli esce così. Ditemi voi se è normale. Ovviamente è una cosa che sicuramente tutti voi già sapevate, e anch'io magari lo sapevo, ma soltanto mettendomi nella condizione di disegnare cani ne ho preso veramente consapevolezza, e quindi eccolo qua, ecco il nostro quinto dito. Il giorno 11 invece mi sono un po' arenato, perché la cosa bella di vedere questi video in cui sfoglio il mio sketchbook è vedere proprio che miglioro e poi con il doppio della velocità peggioro. La famosissima tecnica dell'1 passo avanti e 3 indietro di Richard HTT. E quindi ho scritto cose come attenzione a come poggia le zampe, non riuscivo a capire come far poggiare a terra un cane. Ho provato a vedere se poteva funzionare lo stesso principio con cui si disegnano le mani ai personaggi, cioè disegnare prima le mani e poi attaccarci il braccio, ma non funzionava perché in questo caso i cani non hanno mani ma hanno solo piedi. Ho fatto la testa troppo grande, un fallimento totale. Qui ho segnato proprio fallimento totale, giusto così per rallegrarmi e darmi giusto un po' di speranza e ottimismo. E qui ho scritto testa troppo grande. Qui mi è venuto il dubbio, tipo, testa troppo grande è uno dei primi errori che si fa quando si inizia a disegnare anche personaggi. Quindi ho pensato, magari sto facendo gli stessi errori di quando si impara a disegnare gli umani. Il giorno 12 ho deciso di fare ulteriormente un passo indietro e quindi partire dal manichino per capire le proporzioni.
più corto, più spontaneità, fino a che non sono arrivato a ripetere nuovamente a me stesso che pochi tratti is the secret, e di quanto fosse importante la linea della schiena per fare dei cani in pose naturali. E quindi con queste due consapevolezze il giorno 13 sono riuscito a fare un altro passettino in avanti verso la giusta direzione. Ho provato a disegnare partendo dalla linea della schiena, quindi da questa curva, questa curva, questa curva. La linea della schiena nei cani è un po' come se andasse a mostrare l'intenzione del cane. Non so, è come se fosse una freccia, no? Che lo spinge in avanti, lo spinge di lato. E devo dire che con questa piccola escamotage di fare la linea della schiena mi sono venuti cani abbastanza naturali, andando però a delineare altre incertezze, perché le incertezze, ragazzi, le incertezze sono insidiose, sono dietro ogni angolo già, ma noi le scoveremo e le supereremo, forse. Le insicurezze questa volta erano sulle scapole, le scapole dei cani. Già, perché anche loro hanno una schiena e noi dobbiamo saperla disegnare. E in generale su quella che è la muscolatura dei cani, perché i cani sono tutto ossa e muscoli, soprattutto alcune razze sembrano dei bodybuilder, dei Maurizio Merluzzo canini. E quindi sono arrivato all'ultimo messaggio importante, cioè che la muscolatura devo assolutamente studiarla. Il giorno 14 quindi mi sono focalizzato sulla schiena dei cani. Ho notato che alcuni cani vengono disegnati con questi muscoli sul collo giganteschi, proprio enormi, proprio come se fossero tipo Kenshiro. Ma quello che potrebbe essere il braccio dei cani proprio non ho capito. Ha 1.000 milioni di muscoli, mamma mia. Infatti ho scritto mamma mia quanti muscoli, e non ho proprio capito nel dettaglio come farli. Qui è facile da stilizzare, fai una linea qui, c'ha il malloppone qua e hai detto ok, ho fatto un braccio. Mentre i cani hanno una fasciatura di muscoli articolatissima che non si può stilizzare nello stesso modo in cui si stilizza il braccio di un umano. E così però arriviamo a un altro piccolo punto di svolta, e cioè il giorno 15, che devo dire è una delle mie pagine preferite. Ta-da! Arrivato a questo punto ho capito una cosa che in fondo già sapevo, ma come ho già detto, solo nel momento in cui vado a scontrarmi così con i cani sullo sketchbook prendo consapevolezza di alcune cose anche ovvie, e cioè che per disegnare i cani devi conoscere le razze, perché non è come quando disegnate un personaggio. Disegnate un personaggio e vabbè, gli fai gli occhi un pochino a mandorla e allora è un po' giapponese, un po' orientale, poi magari gli fai il naso un po' più grande ed è un po', che ne so, afroamericano, gli fai i capelli un po' ricci ed è un'altra cosa, capito? In generale però gli umani sono più o meno tutti quanti simili, cambiano leggermente i connotati, ma i cani sono di tutte le forme, di tutte le dimensioni, che c'ha il pelo lungo, che c'ha il pelo corto, che non c'ha il pelo, che c'ha le macchie, che c'ha la faccia che gli esplode in avanti, che c'è quella che gli rientra in dentro. E quindi se non sai le razze rischi di disegnare un cane del genere e dire ok, so che è un cane perché ha la forma di un cane, ma che cane è? Boh. E quindi mi sono dato al realistico con lo studio delle reference, riscoprendo nuovamente la bellezza del contrasto tra linee sottili e punti spessi, come per esempio qui ci sono alcuni punti spessi e poi altre linee molto sottili, andando a studiare in maniera realistica come è fatto l'occhio di un cane, perché continuavo ad avere questo dubbio, e infine disegnando questo piccolo cane tanto carino e pucciosino mi sono reso conto di quanto è bella la linea tutta così pulita. Ma attenzione, perché a questo punto in cui abbiamo raggiunto la vetta ci accorgiamo che più in alto siamo e più rumore facciamo quando cadiamo. Cheat Richard HTT. E infatti il giorno 16 sono caduto. Non basta riuscire a disegnare cani avendo a disposizione le reference, dobbiamo interiorizzare il cane, perché se non riusciamo a interiorizzarlo poi non riusciamo a fare il passo successivo, e cioè stilizzarlo, perché questa è la cosa che vogliamo fare, vogliamo dargli quel qualcosa di nostro, altrimenti stiamo sempre lì a disegnare questi cani che belli per carità, però sono cani realistici, capito, un po' sciapetti. Vogliamo dargli del nostro. E cercando nuovamente di stilizzare il cane mi sono accorto di non averlo interiorizzato ancora pienamente, e quindi già devo ripartire dalla struttura di nuovo. Il giorno 17 infatti sono partito di nuovo col cerchio, con l'asse verticale, gli assi orizzontali, e dopo alcuni commenti come muso più evidente, no, troppo umano, muso troppo grosso, no, sono riuscito ad andare nella giusta direzione, sbilanciandomi con un ok, che per me è molto, facendo un po' di cagnetti carini, tipo questo era interessante perché mi piaceva come era stato stilizzato, scoprendo soprattutto una cosa che non mi aspettavo, ed è una cosa che non avrei mai scoperto se non avessi iniziato il processo per stilizzare i cani, e cioè questi occhi carini. Già, questi occhi carini sono proprio belli, mi piacciono proprio tanto. Occhi che potrebbero essermi utili anche a prescindere dal discorso disegnare cani. Il giorno 18, infatti non so se si vede, mi sono un po' innamorato di quegli occhi, ho cercato di fare tutto il passaggio, tutto il morphing, no? Partendo dai cani realistici, ora pian piano stavo cercando di dargli un volto umanizzato, delle espressioni. Quindi ho provato a disegnare questo viso ma aveva gli occhi troppo vicini, mi sono accorto che facevo i disegni troppo piccoli, e questo qua è sempre per un discorso
discorso di insicurezza, il muso troppo lungo, ho pensato magari mi aiuterebbe, non so, disegnare prima il personaggio in versione umana e poi cercare di trasporlo in versione cane. E devo dire che questa cosa mi ha aiutato. Infatti questo cagnolino qui è carino. Ma tra le cose importanti che invece ho potuto notare sono per esempio che il labbro inferiore viene sempre rappresentato più scuro, cosa che non avevo mai notato, e poi di questa specie di saetta di Harry Potter che mi aiutava moltissimo in fase di struttura per disegnare il muso dei cani. Linea molto molto importante. Vabbè, il giorno 19 possiamo anche saltarlo perché ho provato a fare la stessa cosa qui, ma non, cioè, più o meno, ma non ci sono pienamente riuscito. Ho fatto un passo indietro per quanto riguarda la sicurezza della linea e quindi anche qui ho fatto questo cane che alla fine potrebbe anche starci, però ci sono troppe linee, è confuso, devo essere più sciolto e meno linee. Poi no. Insomma, ho fatto un sacco di casini per poi arrivare a un sì, con un piccolo cane rappresentato sempre con il tratto che mi piace, quello sottile, con un po' di particolarini più cicciotti nel tratto. Il messaggio che ho capito è che la razza dei cani è importante e ogni cane ha le sue caratteristiche e finché non saprò le caratteristiche di ogni cane non avrò la sicurezza per disegnarli. E ora ci affacciamo sulla pagina del giorno 20, avvicinandoci pian piano alla fine, cioè agli ultimi 10 giorni. Ho fatto questo cane di profilo che era molto molto carino. Questo no, questo non lo guardate, fate finta che non esiste. Questa espressione di questo cane che mi piace, anche se ho detto il muso deve essere più piccolo e quindi ho colto l'occasione per ridisegnarlo con il muso più piccolo. Questo cagnolino qui che mi piace, mentre questo qui invece è un orso. E qui mi sono accorto che ogni volta che disegnavo un cane con diciamo la parte del muso più schiacciata e il viso grande diventava un orso. E qui invece facendo questo disegno mi sono accorto di un'altra insicurezza, e cioè le orecchie. Devo studiare le orecchie perché le orecchie sono importanti per le espressioni dei cani, cioè per l'espressività dei cani. In generale tutto il corpo dei cani, però le orecchie in particolar modo vengono sfruttate per rappresentare la tristezza, le orecchie giù, oppure la curiosità, un orecchio su, oppure la vergogna, capito? E si chiudono. Quindi le orecchie meritano uno studio un po' più approfondito. Il giorno 21 sono andato avanti, ma in realtà neanche tanto. Cioè ho provato ad addentrarmi in prospettive, diciamo, del volto di un cane un pochino più, capito? Un po' più challenging, tipo che stanno così o così. Poi mi sono reso conto che mi piace molto di più disegnare volpi piuttosto che i cani. Sarà perché le volpi ce le ho interiorizzate meglio, proprio perché come figura, come immagine, come animale mi piace molto e quindi l'ho visto più spesso, ho prestato più attenzione, quindi mi sento anche più sicuro nel disegnare le forme sinuose di una volpe piuttosto che quelle di un cane. Qui niente, qui nulla, qui questo naso fa schifo, no, insomma qui meglio se non andiamo a vedere. Il giorno 22 sono andato ulteriormente a cercare di capire stilisticamente come poter realizzare questi cani, facendo, come c'è scritto qui, delle prove di stile. Questo no, questo, come dire, ci stava questo cane, però era un po' troppo complesso per i miei gusti. Io sono più per cagnolini tipo questo, con dei puntini al posto degli occhi. Ho trovato su Pinterest questa immagine qui di questo cane che mi piaceva davvero moltissimo stilisticamente, quindi ho deciso di ricrearlo per studiarlo. Infatti ho scritto by Geriac, quindi se vi piacciono i disegni dei cani, nel caso andate a vedere il suo profilo. E poi l'ultima considerazione, cioè che devo semplificare in shape, in forme. Cioè spesso quando si va a stilizzare qualcosa si vanno a creare delle forme che vanno a, non so, a rappresentare la forma della testa che magari va a congiungersi con le orecchie o con il corpo, insomma un po' di dinamismo nelle forme, e per farlo devo conoscere le razze dei cani perché ogni cane ha le sue forme. Quindi il giorno 23 l'ho dedicato nello studio di un po' di razze, tipo il Cavalier King, e ho provato a disegnare un Cavalier King. Questo è bellissimo ragazzi, non c'è niente da fare, questo qua è il mio cane migliore fino a questo punto, cioè credo che questo qua potrebbe essere anche la copertina di questo video, non esagero. E poi ho disegnato questo Chinese Crested Dog che era molto molto carino perché mi piaceva proprio che aveva questa pettinatura, era senza peli, con i peli soltanto sulla coda, le macchiette, era un personaggio, mi interessava. Ah, devo ammettere una cosa con voi. Arrivati al 23esimo giorno è successa una cosa. Ho smesso di disegnare cani per un po'. Già. Questo video avevo intenzione di farlo molto tempo fa. C'è stato un grande momento di pausa tra il giorno 23 e il giorno 24. Vabbè, ve lo faccio vedere. No, questo qua doveva essere un cane ma poi è diventato un maiale. Questo non so che cosa sia, però questo occhio bello me lo sono segnato perché ho scoperto un occhio bello. Io quando scopro le cose belle me le segno. Questo vabbè non si può far vedere, quindi è censurato perché volevo disegnare il muso di un cane ma era arcuato verso l'alto con una strana punta, e allora ho detto questo non si può far vedere su YouTube. Una delle cose più utili che sono riuscito a imparare disegnando su questo sketchbook, forse l'ho imparata proprio dopo aver smesso e ricominciato a disegnare cani, cioè mai
smettere di esercitarsi, soprattutto quando si è proprio nel bel mezzo di un percorso di apprendimento. Se anche ero riuscito a fare dei passi in avanti, non continuando ad esercitarmi, non ero riuscito ad interiorizzare tutti i miei miglioramenti e quindi mi sono trovato in difficoltà. E quindi il giorno 25 sono tornato di nuovo a fare un passo indietro con il tratto, così tante linee, sono tornato a darmi gli stessi consigli dei primi giorni, cioè fluidità nel tratto. I cani non mi riuscivano più, anche qui questo qui, cosa diavolo è? Boh, non lo sa nemmeno lui. Il giorno 26 sono riuscito a fare un piccolo passo avanti, disegnando questa volpe che era, diciamo, in una posa anche naturale, con un tratto che anche se aveva tante linee era affascinante, era anche, se mi permettete il termine, accattivante. Ho notato in generale un errore nei cani con la bocca aperta, e quindi in questo caso ho notato che spesso facevo le file di denti parallele e non possono mai essere parallele, perché insomma, se ci pensate, tipo, faccio un esempio, cioè, immaginate che questa papera sia la bocca di un cane. Se va ad aprirla, comunque le file di denti non saranno mai parallele, saranno sempre così a cono, andando sempre a convergere qui verso l'interno, non saranno mai così, saranno così. Ci avviciniamo però verso la fine e qui avevo paura perché mi stavo avvicinando verso la conclusione del mio percorso, che stavo disegnando molto peggio di quando avevo iniziato, quindi dovevo migliorare in fretta. Il giorno 27 mi sono accorto che ero molto insicuro nel disegnare le zampe anteriori, cosa che vi avevo anticipato prima, perché questi maledettissimi cani hanno delle zampe stranissime, tipo hanno questa parte qui che dovrebbe essere tipo il braccio, che è cortissima, poi hanno quello che dovrebbe essere un avambraccio lunghissimo, però allo stesso tempo qui hanno ulteriormente una specie di spalla, e quindi faceva queste forme strane che mi mettevano in difficoltà e ogni volta non capivo come diavolo dovevano stare in piedi questi cani. Ma vabbè, andiamo avanti. Il giorno 28 ho fatto un po' di prove, ho cercato di capire se magari disegnando prima gli occhi e poi il resto riuscivo a disegnare meglio. Non è così, ve lo dico fin da subito. Ho provato alcuni tutorial dove proponevano delle figure geometriche per disegnare il muso dei cani, quindi ho fatto tipo qua una figura geometrica e no, disegnare con le figure geometriche per me non ha mai funzionato, rendeva tutto quanto troppo rigido, meno spontaneo, e quindi riscoprendo il tratto più immediato ho fatto questo cane che mi ha dato quel bagliore di speranza, un respiro di aria fresca. Questo cane era venuto carino. Poi no, questo cane è carino. Dai, questo è bello, anche se è strano, è storpio ed è sproporzionato, questo cane mi sta simpatico. Dai, sono sicuro che anche a voi sta simpatico. Poi penultimo giorno, ancora tanti errori, tipo il muso tendo a farlo gigantesco, però questo cane devo dire che posa bene le zampe a terra, sono molto soddisfatto di queste zampe. Con la mi sono accorto che faccio una testa piccola, e in generale questi ultimi cani e questo cane arbitro, boh, è tipo un cane in camicia, segnano il penultimo giorno, diciamo, del mio percorso. E diciamo questi ultimi 3 cani, tipo questo cane così, che comunque è carino, perché ho scritto me, è venuto carino. Secondo voi è venuto carino? Fatemelo sapere nei commenti. Poi questo cane qui e in generale questo cane umanizzato tipo in camicia mi fanno più o meno capire che ci ho ripreso un pochino la mano. E ora arriviamo all'ultimo giorno, il 30° giorno, che se siete interessati a vedere vuol dire che siete interessati al mio canale, quindi sicuramente avrete già cliccato sulla campanella, vero? Se no il prossimo video sarà scopro dove abitate e vi torturo per 30 giorni. Quindi ultimo giorno, pam! Qui mi sono dedicato a un solo disegno, un solo cane però umanizzato che si fuma che sta tipo tutto bello ingiacchettato con questi vestiti molto strani. Insomma, è già strano di suo, è un tizio con la testa di un cane. Però devo dire che il mood del disegno mi piace, e devo dire che in generale essermi cimentato in questa sfida nel disegnare cani per 30 giorni mi ha aiutato non soltanto a disegnare cani, cioè è come se mi avesse aiutato anche a prendere consapevolezza di qual è il tratto che mi piace, di qual è il metodo per riuscire a imparare qualcosa che è al di fuori della nostra sfera di comfort, delle cose che normalmente disegniamo, aiutandomi a prendere confidenza su molteplici aspetti del disegno. Non so, voi che cosa ne dite? Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e proponete anche quale potrebbe essere la prossima sfida, tipo disegno per 30 giorni, chi lo sa, ditemelo voi. Inoltre, lui, il piccolo Richard, vi suggerisce di iscrivervi, già, e di non mancare ogni venerdì nelle live che facciamo alle 17. Nel caso siete interessati vi lascio il link qui sotto in descrizione. E sapete qual è la sfida che potreste fare voi invece? La vedo video di Richard HTT per 30 giorni. Già? Siete già lì per dire è interessante, la faccio subito. Anche se devo dire che ci sono alcune persone tra di voi che sicuramente seguono il mio canale da così tanto tempo che è come se stessero facendo la vedo i video di Richard HTT per 10 anni. E questa cosa mi rende veramente tanto felice. Grazie. Ciao!